Ciao a tutti, benvenuti, questa nuovo serie di video che faccio, che farò, dove prendo spunto ogni giorno con un nuovo aforisma per commentarlo insieme e magari vedere, tratto dalla mia esperienza nei oltre 500 poliambulatori con i quali ho lavorato e lavoro e anche, nella mia vita di lavoro, IT, tech, eccetera, eccetera, qualche spunto, qualche indicazione, qualche suggerimento che possiamo trarre per il mondo dei medical center, da questo aforisma. Oggi, proprio come prima puntata, mi piaceva partire con, un aforisma molto interessante che è questo, che adesso vi mostro, che è quello che vedete qui, no, il momento migliore per iniziare qualcosa di nuovo è adesso. È un aforisma molto famoso, di Tolle che si è sempre occupato di crescita, eccetera, eccetera, e quindi è come dire, un aforisma che spinge all'azione ed è quanto di più interessante, no, ci può essere oggi, inizio appunto una nuova serie di video, ma anche per chi, si trova a dover prendere delle decisioni in un centro medico. Tante volte si è bloccati, per iniziare a cambiare qualcosa e a fare qualcosa di nuovo, no, proprio dalla decisione di e si aspetta sempre da cosa si è bloccati? Si aspetta sempre che debba accadere qualcos'altro, no, non appena succede questo allora poi possiamo iniziare a fare questo cambiamento, non appena posso permettermi questa cosa lo inizio a fare. Molte volte si aspetta qualcosa di esterno, qualcosa che dobbiamo fare noi senza tenere conto che invece magari siamo già perfettamente in grado di iniziare il cambiamento, no, molto spesso in un poliambulatorio si attende appunto di prendere una decisione strategica, che potrebbe essere quella di cambiare un processo organizzativo interno, no, oppure acquisire un nuovo macchinario, oppure aprire una nuova branca, oppure cambiare le condizioni con un certo medico, oppure, affrontare un argomento spinoso con un nostro socio. Si attende, no, sempre qualcosa che deve avvenire. Invece effettivamente, l'esperienza mi dice che conviene sicuramente farlo oggi. Il momento migliore era probabilmente ieri, ma il secondo momento migliore è certamente oggi. Quindi facciamolo, e muoviamoci in una direzione. Noi vediamo qualche 3 piccoli consigli. Allora, non è necessario fare davvero qualcosa di stravolgente, possono essere anche iniziare un cambiamento con una logica di piccoli passi, no, piccoli passi in una direzione. Poi il secondo suggerimento è quello di misurare i risultati, quindi vedere cosa succede a fronte di questi cambiamenti che sono fatti. Quindi anche, questo discorso di, fare un cambiamento, prendere una decisione senza poi misurare cosa avviene, no, è un grande errore, no, chi mi conosce sono maniaco di misurare le cose. Quindi sicuramente il secondo consiglio è misurare i risultati. Il terzo consiglio è di coinvolgere lo staff. Coinvolgere lo staff è molto importante, quindi in tutto e per tutto, no, perché è poi lo staff che rende possibile, mette in pratica spesso il cambiamento. Quindi iniziamo, diciamo, prendiamo la decisione, possiamo iniziare con piccoli cambiamenti che dobbiamo misurare e coinvolgiamo lo staff in questi cambiamenti. Non aspettare il momento perfetto, come ti dicevo prima, il momento perfetto probabilmente era ieri o un mese fa o un anno fa o 10 anni fa, ma il secondo momento perfetto è sicuramente oggi. Quindi muoviti nella direzione e agisci subito per fare qualcosa di nuovo adesso. Una delle cose che devi fare di nuovo adesso è iscriverti a questo canale YouTube o accendere la campanellina in maniera da poter seguire poi le novità e le nuove cose che, man mano in questi video, spesso vedrai. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao.